breve solo che avete appena ascoltato, non ci crederete, ma io ho utilizzato soltanto 3 note. Queste note le ho prese pensando alla pentatonica minore di La. Ma piuttosto che parlare di scale, vediamo subito le note che ho preso. Quinto tasto, corda Sol, abbiamo il Do. Soprattutto sul primo accordo, che è La minore. Poi abbiamo il Re, 2 tasti dopo abbiamo il Re, per cui Do, Re, che possiamo benissimo suonare sul secondo accordo, che è Re minore. Poi, andando avanti, abbiamo il Mi, che lo troviamo qui, proprio sotto al Do, sulla corda Si. Do, Re e Mi. Che io certamente nel solo ho suonato sotto forma di bending, partendo quindi da Re, che è questo, ho tirato la corda per arrivare a Mi. È comunque la nota Mi. Per gli amici che sono dei principianti, quindi che hanno poca dimistichezza con gli accordi e con le note degli accordi, vediamo subito come impreziosire queste 3 note. Certamente questo discorso è molto importante anche per quelli che stanno più avanti, perché fare un'improvvisazione, fare un tema con soltanto 3 note non è certamente la cosa più semplice di questo mondo, perché abbiamo meno materiale a disposizione, quindi dobbiamo molto sintetizzare per cercare di dare un'idea piacevole all'ascolto. Proviamo. Io parto con un bending da Re a Mi. Facendo anche dei vibrati, no? Ecco che mi appoggio sul Re. Mi appoggio su Do. Re. Torno alla base. Ottava superiore. Ecco, vediamo questa piccola frase, no? Partendo da una delle note che abbiamo scelto, che è Do. Quindi sull'ottava superiore vado a fare la stessa cosa che facevo qui. Certamente il bending mi aiuta, perché altrimenti rimane sempre un po' troppo seduto, troppo dritto, no? Poi abbiamo anche una certa differenza tra un tipo di bending e un altro, facendo anche dei vibrati. Tipo, se facciamo un vibrato molto lento, un po' alla Gilmour, no? È diverso rispetto a quando facciamo un vibrato veloce. Quindi abbiamo un altro tipo di ascolto. Vediamo velocemente il rapporto tra accordo e nota. La prima nota Do, sull'accordo di La, possiamo farcela cascare così quando c'è questo accordo, quando abbiamo La minore. Passiamo adesso al Re. Accordo Re minore, che ho fatto Do, Re, Mi, Re. Da qui si comincia a capire l'importanza di variare l'ordine delle note, quindi facendo, ovvero Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re. Ora tocca a Mi minore, faccio con il bending, no? Torno sul Re minore, proprio Re, no? Per chiudere su Mi, che nella base io suono anche questo Mi settima con nona diesis. Sì. Ecco, possiamo decidere di suonare, come ho fatto ora, il Mi sull'accordo di La minore, in quanto è la sua quinta. Vediamo. Questo è La,
E questa è la sua quinta giusta, Mi. Quindi sull'ottava sopra ce l'abbiamo qua. Per cui e così via. Ancora una volta, di vitale importanza è il rapporto tra nota e accordo e soprattutto la ritmica, la durata anche di ogni nota. Per cui io posso trattenere, posso allungare una certa nota, tirarla, no? Come faccio anche, come ho fatto anche nel solo, dove ho preso semplicemente la stessa nota, presa su due corde diverse. Quindi tirando questo Re, partendo dal 15° tasto della corda Si, dove ho un Re, per arrivare a Mi. E il Mi già ce l'ho anche qui. Quindi queste due note sono due Mi. Quindi sto utilizzando effettivamente le stesse note sulla carta, Mi e Mi. Anche se con un effetto un po' diverso, no? Che c'è questo bending, no? Sofferto. Vediamo subito qualche altro esempio sulla base. Ecco che mi appoggio sul Re, su Mi, Mi, ok. Ecco, altra cosa, sull'accordo di Mi minore posso suonare anche il Re, che è la sua settima minore. Per cui quando suoniamo Mi minore settima, posso suonare anche la sua settima minore. Quindi riepilogando, il rapporto tra queste tre note, che abbiamo detto essere Do, Re e Mi, sul primo accordo che è La minore, questa nota Do è terza minore. Ecco perché suona bene, no? Sul secondo accordo Re minore è settima minore, la stessa nota. E poi invece soltanto sull'accordo di Mi minore troviamo che sia un po' rigida, quindi cerchiamo di evitarla suonando su un Mi minore. Andando avanti, il Re sull'accordo di La è la quarta giusta. Infatti se facciamo questo accordo la troviamo qui, no? Il Re sotto forma di undicesima. Quindi ci sta anche sull'accordo di La minore. Secondo accordo, Re minore, certamente il Re ci sta, è la nota fondamentale, quindi per forza di cose funziona. Poi su Mi minore settima, su Mi minore, il Re abbiamo detto essere la settima minore, per cui funziona. Ultima nota, il Mi, delle tre note che abbiamo scelto. Sulla minore, il Mi è la quinta. Ce l'abbiamo qui, no? Per comodità lo troviamo qui. Per quanto riguarda il secondo accordo che è Re, sarà la nona, perché Re, Mi, seconda o nona. Ci può stare. Suoniamolo. Va bene. Poi sul terzo accordo per forza di cose ci sta perché è Mi. Accordo di Mi minore, quindi nota fondamentale. Ok? Quindi questo parlando di analisi di ogni nota delle nostre tre note sopra i nostri tre accordi. Io credo che la cosa fondamentale di questa lezione è quella di capire il rapporto tra una nota e l'altra sopra ogni accordo. E come secondo aspetto è il modo con il quale suonare ogni nota. Vediamo un esempio di modo molto semplice, dritto, però ovviamente poco espressivo. Sentiamo. Così abbiamo effettivamente le stesse note, messe anche in un ordine più o meno preciso rispetto a quello che abbiamo detto prima, però certamente l'effetto non è proprio dei migliori, per cui il consiglio è quello di iniziare a capire quali sono le note che funzionano sopra ogni accordo, questo in genere, come regola generale, e poi cominciare a dare una nostra connotazione ad ogni nota. Per cui usare vibrati, bending e tutto quello che rende più espressivo il nostro linguaggio.
Sono certo di avervi dato delle indicazioni fondamentali, soprattutto se siete alle prime armi, ma come abbiamo detto, anche per i più esperti non è semplice lavorare con poco materiale. Cerchiamo di metterlo bene a fuoco e di utilizzarlo al meglio. Facciamo qualche esempio ritmico.